Buongiorno amici del canale. Ciao. Allora, oggi lavoriamo su questo armadione che in realtà è stato recuperato da una casa, scusate la poca serietà e professionalità di Pina. Pina, stiamo lavorando. Va bene. È stato recuperato da una casa che è stata venduta e dove i proprietari non volevano più i mobili. Ringrazio sempre chi mi chiama per non buttar via, perché è sempre, diciamo, un'attività culturale molto importante il fatto di avere questa sensibilità e non buttare i mobili. Quindi mi raccomando, se non vi stanno, chiamate qualcuno che magari li può modificare e mettere in casa propria senza buttare via nulla. Certo, è un mobile che se lo guardate così dite ma dove lo metto? In cantina per i bulloni? Potrebbe essere un utilizzo, ma una volta ricolorato sarà molto molto comodo. Guardatelo dentro. Lasciamo stare Pina. Bello, grezzo, legno, è legno massello, quindi già prima di tutto si deve salvare perché è legno massello. E assolutamente nulla a che vedere con i mobili nuovi che il legno non hanno neanche visto. Punto primo. Punto secondo, è abbastanza dritto in bolla. Ha qualche crepa? Sì. Ha qualche punto in cui il fondale è rovinato? Sì. Noi non siamo dei restauratori, siamo dei restyler e vi insegneremo a colorarlo e modificarlo in modo che sia perfetto anche in una bella casa. E soprattutto faremo qualche cosa di molto molto elegante e anche un po' country. Allora Emma, abbiamo messo la morsettina qui. Partiamo? Partiamo. Sarà già incollata? Sì. Partiamo. Una delle prime cose che faremo su questo mobile è passare una mano di antitannino. E la domanda che voi dovreste farmi è: perché passi l'antitannino? Perché su questo legno particolarmente tannico, che tirerà sicuramente fuori delle macchie, è il caso di partire prevenuti usando l'antitannino. E la seconda domanda che mi dovreste fare è: ma allora quando è che capisco quando usare questo benedetto antitannino e quando non serve? Sapete perfettamente che l'antitannino non è un aggrappante, non usatelo per far aggrappare la vernice perché non c'entra nulla. L'antitannino serve solo per sigillare il legno e non far risalire eventuali oliature, eventuali tingenti che sono stati messi sul legno, i mordenti, aniline, tutto ciò che è stato messo negli anni sul legno per far sì che sembrasse più nutrito e più idratato. In questo caso quindi so perfettamente che devo usare l'antitannino perché vedo in questo punto nello specifico macchie rossastre che sono evidentemente una base stesa per tingere il legno anni e anni fa. Lo possiamo notare anche nella parte frontale dove vediamo delle colature che non sono in spessore, quindi passando la mano io non vedo qua uno spessore sulla porta, ma è liscio. Questo vuol dire che è mordente, che è stato messo sul mobile anni fa per tingerlo. Quindi succederà che nel momento in cui noi andremo a mettere sul mobile una vernice all'acqua, quasi sicuramente uscirà fuori la macchia, quindi andrà a tingermi il colore. Me ne fregherei se su questo mobile facessi poi una patina cera, un'anticatura, un lavaggio, una qualsiasi anticatura che va a mascherare questi aloni che macchiano il colore. Ma siccome io su questo mobile so perfettamente che non voglio fare lavaggi di colore, non voglio fare anticature con cere, con patine, non voglio fare slavature, ma voglio due colori puliti e neutri che ho già in testa, risolviamo la questione alla base. Quindi si mette una bella mano di antitannino. Se l'antitannino si macchia di bianco, meglio metterne due. Togliamo comunque un lavorone che è quello di sbiancare la parte più grande del mobile e andiamo sicuri dal punto di vista della tonalità. Quindi stendo ovunque una bella mano di antitannino prima di fare qualsiasi tipo di lavorazione su questo mobile. Io lavorerò con il rullo a pelo corto, Emma lavora con il pennello, così ci aiutiamo e facciamo prima. Quando partite con un rullo che non è nuovo, mi raccomando, nastro carta sulle setole e fate questo. Perché si tolgono le impurità, si tolgono eventuali peletti che si sarebbero staccati durante la stesura e rimane bello morbido, ok? Io ora metto il mio antitannino nella mia vaschetta. Ovviamente ricordate che l'antitannino non va mai diluito, ne va a inficiare nella sua formula di coprenza compatta cappotto. Poi che si fa? Emma passerà avanti col pennello a punta, andiamo negli angoli
ci assicuriamo che l'antitannino sia andato in profondità anche nei fregi, piuttosto anche schiacciando. In questo modo inizio a fare la parte sotto, vado su e faccio subito la parte superiore. Schiaccio appunto col pennello a punta, acquistatelo perché è un pennello eccezionale, e poi senza perdere tempo con il rullo carico bene. Questa volta il rullo non l'ho bagnato perché non voglio che ci sia acqua nell'inserimento dell'antitannino, quindi un rullo completamente asciutto. Scarico, ma lo lascio comunque pieno di colore. Sapete che non deve essere mai troppo tirato per avere l'effetto cappotto. E vado a stenderlo su tutto il mobile. Ovviamente quando il rullo non ha più nulla da dare, carico, deve essere una copertura, deve essere un cappotto che va a chiudere completamente il poro del legno, e quindi non deve risalire il tannino che eventualmente può ancora essere depositato sul mobile. Tolgo via eventuali finiture, appiattisco, ricarico, lavoro a strisce, quindi fermo qui, controllo che sia bello perfetto, tolgo via eventuali segni di congiunzione e voilà, una prima striscia è stata fatta. Velocemente, prima che questa striscia secchi, vado qua, non si devono vedere i distacchi, quindi ricarico immediatamente il rullo e collego subito la mia striscia. Non deve esserci neanche un punto in cui l'antitannino non è stato steso, altrimenti non riuscirà a fare il suo effetto di protezione a cappotto e non sigillerà il legno. Vedete, qua non ha più nulla da dare, velocemente ne prendo pochissimo, almeno per rifinire questo punto. È importante non schiacciare mai il rullo già di solito. Figuriamoci nel momento in cui vado a stendere un antitannino, che è un prodotto che viene steso proprio per fare un cappotto, per creare l'effetto cappotto. Quindi mi raccomando, non dovete schiacciare. Io qui utilizzerò due colori principalmente, Dark Sand e Clear Sand, farò delle belle righe, farò un effetto molto country. Per questo bisogna avere una superficie perfetta e per questo uso l'antitannino. Per darvi la prova che queste gocce non sono in rilievo, guardate, nel momento in cui noi passiamo l'antitannino non si nota il rilievo, però sono molto importanti da coprire perché è assolutamente del mordente. Quindi mi raccomando, fate attenzione a fare un buon lavoro e a stendere l'antitannino dappertutto in modo ottimale. Qua è per forza di cose obbligatorio passare 2 volte l'antitannino e vi do la dimostrazione. Se venite in questo angolo inizierete già a vedere l'antitannino che inizia a diventare giallo perché si sta assorbendo il tannino. Anche qua in alcuni punti si inizia a vedere una scuritura, tipo qua vedete che in certi punti è più giallo e più marrone rispetto a altri punti. Quindi nel momento in cui l'antitannino ingiallisce vuol dire che è stato cosa buona e giusta utilizzarlo perché sta assorbendo, sta bloccando sotto il nostro tannino e quindi 2 mani sono perfette. Sulla parte superiore del nostro mobile, che evidentemente ha avuto delle problematiche negli anni e ha perso il pezzo, e sulla parte sottostante aggiungerò un bel cordone. Un cordone della Voodoo Band che è anche piuttosto spesso. A questo servono questo tipo di cordoni soprattutto, non solo per arricchire ma per sistemare delle problematiche molto forti anche sui mobili grandi come questo. Questo cordone si chiama VUBTR 817, questo è il codice, ed è veramente facile da utilizzare. Adesso vi faccio vedere. Prima di tutto lo trovate incartato singolarmente e una delle prime cose che dovete fare prima di iniziare a utilizzarlo è capire che se tu lo vai a scaldare si apre e prende la forma che tu vuoi. La cosa però più importante è anche che più è spesso il cordone, più ovviamente ci vuole tempo per scaldarlo e per renderlo plasmabile, ma ci metterà anche di più a raffreddarsi e quindi sarà per più tempo plasmabile. Ora io cosa faccio? Con la mia pistola termica inizio a scaldare, ma voi ricordate sempre che se non avete una pistola termica potete metterlo A in forno
teglia da forno, un po' di carta da forno e potete iniziare tranquillamente a scaldarlo, oppure anche con un foam per capelli abbastanza caldo. Io mi sono preparata anche la colla vinilica per legno, importante che sia per legno, e la mia sparapunti. Perché? Perché essendo molto grande questo fregio, dovendo metterlo un bel po', preferisco mettere qualche chiodino ogni tanto. Non avete la groppinatrice, appunto la sparapunti come me, non importa, potete usare anche dei chiodi semplicissimi, meglio se senza testa. Non volete mettere chiodi? Nastro carta. Mettete il cordone, applicate con un nastro di carta in modo che sia bello teso e siete a posto, ok? Per scaldare meglio e prima, mi raccomando, sopra, poi lo girate anche sotto, così scaldate anche al contrario. Ovviamente ora lo srotolo e andrò a portarlo direttamente sul mobile. Partirò dal lato in fondo, farò tutto il perimetro del mobile e andrò a finire all'altro angolo. Sempre con il fregio solo, senza tagliarlo, avrò un nastro continuativo che va a decorare il mobile. Ora scaldo bene e continuiamo. Ho scaldato la prima parte di fregio proprio per riuscire a fare il primo lato. Prendo la mia colla e adesso la metto sul fregio. Ricordate che voi potete metterla indistintamente sul fregio o direttamente sul mobile. L'ho scaldato abbastanza, quindi la mia unica remora deve essere sempre che sia bello caldo il fregio, ma soprattutto che sia abbondante la colla. Se la colla dovesse uscire, ricordatevi che non c'è nessun problema. Se esce, con un pochino di acqua e un pennello si va semplicemente ad asportare l'eccesso. Io per praticità la tengo a testa in giù, così non faccio fatica. Adesso Emma mi aiuta. Iniziamo ad apporlo e prendiamo anche la pistola. Applicata a filo con il mobile, primo punto, secondo punto, terzo punto, quarto punto, quinto, sesto. Ricordatevi che per fare l'angolo è fondamentale che il nostro fregio sia bollente, perché se non è caldo, quando il fregio è così tanto spesso, poi va a finire che quando lo piegate si spacca. Quindi l'unico metodo che abbiamo per far sì che diventi bello tornito, deve sembrare nato su questo mobile, e scaldarlo moltissimo. Schiaccio, piego, vedete lui si plasma, e ora con la pistola lo fermo. Ho eliminato un difetto veramente enorme. L'unica accortezza che devo avere è che questo fregio deve essere fermissimo alla base. Non si deve vedere il distacco dove inizia il fregio e finisce il mobile. Quindi ora con la mia sparachiodi continuo a farlo attaccare per bene. Se la colla è leggermente sbordata, ricordatevi un pennellino, un po' di acqua, si toglie l'eccesso in questo modo, si pulisce per bene e vi assicuro che nel momento in cui poi si va a asciugare non ci sarà nessun tipo di segno della colla. Voilà, facciamo asciugare. Siamo arrivati alla fine, io sparo ancora un colpetto qui, in modo che sia tutto bello applicato. Ora che è caldo, Emma, con un cutter affilato, taglia. Ricordatevi che essendo bello spesso bisogna avere un cutter bello affilato e soprattutto scaldare al massimo. Ora con un po' di carta vetro, appena il fregio sarà freddo, vado a carteggiare delicatamente. In questo modo non sborderà e sembrerà fatto su misura. Continuo e metto lo stesso fregio anche sotto. Come vedete i fregi sono stati messi e stanno benissimo, perché anche sotto, dove prima c'erano due piedi a cipollette che stavano veramente malissimo messi i posticci, adesso crea una bella finitura. Il mobile in realtà è nato così per stare appoggiato a terra e ora con questo fregio mi piace molto di più. Andiamo alla colorazione. Dark Sand in purezza, steso a pennello a punta 2 su tutti i bordi, poi io vengo avanti con il rullo a pelo corto e continuo sulla superficie. Guardate. Si va prima sui bordi per poi andare a rifinire il tutto con il rullo sulla parte più estesa. In questo modo farete prima. Mi raccomando, cercate su un mobile come questo, dove la presenza di tannino era molto forte, di non stendere vernici con dentro acqua. Andiamo a inficiare
l'utilizzo della vernice e a far sì che questa barriera protettiva che ha creato l'antitannino non venga su. In questo modo, usando pitture pure, il tannino poi non sale. Emma, continui tu? Sì. Vai. Carico bene il mio rullo a pelo corto. Ovviamente l'ho lavato e lo uso pulito, senza più punti con antitannino, e parto. Come vedete il colore è perfetto, preciso, liscio e vedrete che tra un po' il tannino non salirà, ma io, come vi ho appena spiegato, uso il colore puro senza inserire all'interno acqua. Guardate bene come va a definire completamente tutta la superficie senza rischiare che salgano gocce. Queste gocce che vedete sotto sono lisce, ma sono tutte presenze di tannino alla base, che ora vengono tenute sotto la pittura. Guardate, io con una mano ho già praticamente coperto tutto. Guardate che purezza. Ora continuiamo su tutta la struttura, poi cerchiamo di capire se basta una sola mano o se ne servono due, prima di fare il prossimo passaggio decorativo. Il dark sand è completamente asciutto e abbiamo preso un nastro da 5 cm di larghezza e l'abbiamo messo qua in mezzo. Ovviamente non è la cosa più facile del mondo se non si ha un mobile liscissimo. Come vedete noi abbiamo tutte queste modanature, la porta, e quindi bisogna fare un po' più di attenzione per andare bene nelle insenature. Però è proprio questo che rende questa procedura così bella e accattivante, il fatto che non sia semplice. Se fosse un mobile liscio sarebbe veramente facile, ok? Quindi pensateci, se avete un cassettone liscio, questa è una bellissima tecnica. Abbiamo tenuto fuori dalla nastratura il bordo superiore e il bordo sottostante, perché non mi piace fare una riga su un bordo già così tanto lavorato, quindi lui rimarrà dark sand neutro puro. Quindi lasceremo questa riga di scotch da 5 color dark sand, quindi colore come il fondo, e spazieremo 10 e rimetto il nastro 5, 10 e rimetto il nastro 5. Ok? Quindi avremo la riga da 10 che sarà di un altro colore e la riga da 5 che rimarrà del colore dark sand di fondo. Va bene? Abbiamo già preso alcune misure con il centimetro e la matita e qui Emma mi aiuterà a mettere il nastro. È importante seguire sempre il bordo in modo da avere il più possibile una nastratura facile e precisa. E voilà! Continuiamo su tutta la superficie dell'armadio, quindi ci ritroveremo con tanto nastro carta, 10 da colorare, 5 nastro carta, 10 da colorare, 5 nastro carta, anche nei laterali. Questo trucchetto ve l'ho già insegnato un sacco di volte in un sacco di tutorial e magari Emma potremmo farci anche una playlist, che dici? Sì. Le righe perfette, Va ci bene. saranno almeno 10-15 tutorial con questa tecnica, però non mi stufo mai di insegnarvela. Per fare le righe perfette con il nastro carta bisogna, prima di passare il secondo colore, passare una mano sul nastro carta, solo sul nastro carta, di colore di base. Quindi io ora vado qua e sul nastro carta passo una mano di dark sand. Poi faccio asciugare e poi passo il colore che ho scelto per le righe. È arrivato il momento di fare le strisce. Ho scelto un connubio molto delicato, clear sand, quindi oggi faremo un qualche cosa di molto fine, molto puro e delicato. Clear sand in contrasto con dark sand. Un'accortezza, si toglie sempre il nastro carta quando è bagnato di pittura, non si toglie quando è asciutto perché potrebbe andare a staccare in alcuni punti la vernice da sotto. Perché? Perché a volte certi mobili sono stati magari sì sgrassati con aba, ma hanno avuto negli anni un'oliatura, una ceratura che porta comunque a non sgrassare al 200% il mobile in purezza. Quindi mi raccomando, cercate sempre di capire che il nastro carta va tolto sempre quando è bagnato di pittura, anche quello a bassa adesività. Clear sand puro, partiamo.
io ho preso il pennello architetto per fare proprio questa cosa che voi adesso state vedendo, quindi per non andare troppo in sovrapposizione con il fregio ed evitare appunto di dover nastrare ulteriormente con il nastro carta il fregio. Non voglio che si sporchi e quindi questa è l'unica accortezza che ho, un pennello che vada bene nelle insenature come voglio io. Ora faccio le prime 3 strisce, ovvero questa, questa e questa, e poi tolgo il nastro carta, così vi faccio vedere come viene. Guardiamo se sono venute bene le nostre righe. E voilà! Ovviamente se ci dovesse essere qualche sbavatura non ci vuole nulla. Si prende un pennellino piccolo e si va a ritoccare. Una tolta, 2 tolte, ora togliamo la terza. Come vedete non sono assolutamente sbavate, sono dritte, 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 precise. Continuo su tutto il mobile prima della prossima tecnica. Uno dei transfer di Redesign che mi piace di più storico, più iconico ed è molto pulito, molto liscio. Questo con la scritta Family. Ce ne sono anche altri, vero? Che scritte ci sono? C'è Coffee Time, Bakery e qualcos'altro. Che è pasticceria sì, in americano. Sono delle scritte molto grandi che si possono mettere anche, per esempio, su delle lastre di legno o su dei quadri. Se vi ricordate nella mia serie TV I Love Restyling, nella casa di Mauro avevamo fatto dei quadri su delle lastre di legno anche vecchie con questi transfer e sono piaciuti tantissimo. Quindi oggi la mettiamo qui, perché questo sarà un armadio che potrà essere collocato in tantissimi spazi, in un ingresso, in una cucina, visto che ha moltissimo spazio, me lo vedo bene anche per riporre servizi di piatti vintage, pentolame. Diciamo che è talmente capiente che può togliere un bel po' di problematiche, oppure in una cameretta dei genitori, di una bambina, in tantissimi spazi. Secondo me questa scritta, essendo bella, colorosa ma neutra, sistemerà il tutto. La applichiamo molto velocemente con un bastoncino di legno. Tolta la pellicola protettiva, si prende la scritta e la si applica sulla superficie. Qua è molto facile centrarla. Ti piace qui, Emma, o vuoi che vado più in giù? Un pelino più in basso. Qui? Va bene? Sono dritta? Devi andare un po' giù di lì. Così? Sì. Vado bene? Sì. Ok, appiccichiamo e col bastoncino di legno iniziamo a fare pressione. Vi consiglio sempre di fare questo trattamento seguendo la pennellata del legno che c'è sotto. In questo modo si va a far aderire ancora meglio il transfer. Se volete facilitarvi ancora di più in alcuni casi potete anche, mentre il transfer è applicato, passare un po' di phon e l'aria calda aiuterà ancora di più la colla ad applicarsi sul transfer. In questo caso serve, Emma? No, si scolla bene. Si scolla bene. Ora vediamo, guardate che bello e guardate che veloce. Ci sei quasi, Emma? Sì. Vediamo com'è venuto? Sì. Manca ancora un passaggio, no, veramente 2, però uno fondamentale, che è il décapé. Speriamo che sia bene con questa tecnica, soprattutto con questo transfer, perché io me la vedo proprio in stile country chic. E voilà! Ti piace? Molto. Monto la mia levigatrice con una carta molto sottile perché inizio ad usurare con il décapé. Il mio mobile è perfettamente asciutto, la mia scritta è perfettamente incollata e ora vado ad usurare delicatamente. Perché la scelta di fare il décapé? Perché questo mobile è tutto tranne che perfetto. Ha dei punti in cui le tavole di legno sono aperte, ha dei punti in cui le tavole sono molto consumate, hanno avuto delle sbeccature. Abbiamo già messo noi i fregi per andare a togliere delle problematiche ai piedi e al cappello del mobile. Insomma, l'unico modo per far sì che un restyling su questo mobile venga fatto bene, sia contemporaneizzato con la forma, il tempo, gli anni che ha questo mobile e soprattutto lo stile che voglio dare, è fare un bel décapé, ok? Se non volete fare la stessa cosa che sto facendo adesso io, quindi non volete fare il décapé, va benissimo, però assicuratevi che la base del vostro mobile sia bella, pulita, liscia, congrua, senza troppi buchi di tarli che c'erano, di ammaccature, di rovinature, perché sicuramente colorarle e non decaparle non è una buona cosa, perché si vede che è un mobile che ha avuto una patina nuova e si vuol far sembrare vecchio. Quindi deve essere fatto un buon décapé.
Io uso la levigatrice perché è troppo grande, sono stanca e non ho voglia di farlo a mano, quindi se ce l'avete fatelo anche voi, se non avete questa ma ne avete un'altra, mi raccomando mettete una carta vetro fine, una 120, una 150, ok? Sono carte giuste per fare un decapé. Non scendete sotto queste carte, non mi mettete un 80, una 60, una 40 per la carità, perché vanno a rovinare completamente il mobile. Graffiano, deturpano, si mangiano proprio il legno, anche perché il mio legno è un po' più spesso, ma ci sono dei legni molto più fragili, molto più morbidi che vengono completamente mangiati da queste grane molto forti, molto grezze. Quindi non meno di una 120. Io ho sottomesso una 120 ma usata molto, non lo notate perché la mia carta è microforata, ok? Respira molto bene, quindi aspira tutta la polvere che io farò e in più la collego all'aspirapolvere. Quindi mi raccomando, se volete usare una 120, magari già un po' usurata. Io posso anche diminuire l'intensità, la potenza della levigatrice, mi metto a 4. 3. La levigatrice la porto comunque dappertutto, non solo negli angoli, perché io voglio che tutte le ammaccature vengano fuori, come qua. Una bella protezione a cera. E perché cera? Perché abbiamo messo l'antitannino, le macchie di tannino non sono salite sulla vernice, tutto bene, quel che finisce bene, ho usato solo vernice all'acqua ma senza aggiunta di acqua, quindi una vernice che è a base acquosa, quindi non solvente come Magic Paint, ma ovviamente non abbiamo avuto risalite. Perché andare a cercarsi una risalita adesso che siamo alla fine e oltretutto dopo aver anche decapato il mobile? Decapando vai a rompere leggermente la struttura dell'antitannino e quindi potrebbe anche essere che in alcuni punti con il protettivo diluito leggermente con acqua, perché il protettivo va sempre acceso diluito, possa esserci poi la risalita di tannino. Quindi se dovete fare una cosa del genere e dovete decapare, mi raccomando non usate poi il protettivo, usate piuttosto la cera. A meno che voi non vogliate fare un tavolo o quello che voi volete, allora vi consiglio piuttosto non decapate per non andare a inficiare sulla copertura, sul cappotto che crea l'antitannino e utilizzate il protettivo, se proprio dovete, diluito pochissimo, solo un 5% giusto per facilitarvi nella stesura. Pennello vale, ma non perché è meglio questo, ma perché è un bel pennello tozzo, si stende bene e soprattutto è diverso da tutti gli altri pennelli che uso per la pittura. Quindi non mi sbaglio, perché il pennello che si usa per olio, restauratore e cera va usato solo per questi prodotti cerosi e grassi, mai per stendere la pittura, va bene? Non usatelo di qua, usatelo così, così non vi spaccate le mani. Carico e proteggo. Potete usare indistintamente sia la cera Jasmine che ho qua io, che la cera leggendaria, non cambia assolutamente nulla, e ricordatevi, la cosa più buona che potete fare per proteggere al meglio il vostro mobile è stendere la cera con la pennellata incrociata, quindi prima un verso orizzontale, poi verticale. In questo modo sarete sicuri di non aver dimenticato neanche un centimetro del vostro mobile, sarà tutto protetto al 100%. Ricordate anche che se negli anni vedete che il vostro mobile si opacizza leggermente, potrete ripassare la cera e tornerà come nuovo. Ricordate anche che tutte le volte che voi la cera andate a massaggiarla, se l'avete fatto da 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, andate a rinvigorirla, a renderla sempre più luminosa e protettiva, ok? L'unica cosa che non si deve fare sulla cera è andare a decerare, ma questo già lo sapete, vero? Perché seguite tutti i video. Ora finisco e ve la faccio vedere ambientato. Anche questo restyling È finito. e io me lo immaginavo un po' così. Tu? Sì. Diciamo che da quando siamo partite che l'abbiamo preso non ci aspettavamo questo gran risultato, perché era veramente messo male. In realtà forse dai tutorial non si percepisce a volte
la reale situazione di un mobile del legno quando noi lo prendiamo. In certi punti era bellissimo, solidissimo, come è ancora adesso. Per esempio, guardate l'interno, è veramente uno spettacolo perché è bello, puro, con i suoi bei ripiani drittissimi di legno massello, è tutto legno. Non ci siamo permessi di colorarlo dentro perché secondo me è bellissimo. Chi lo acquisterà deciderà che cosa fare, se foderarlo con la carta, se colorarlo, se lasciarlo così al naturale, ma è talmente bello questo legno naturale che l'abbiamo lasciato così. Quindi in realtà la situazione attuale mi piace tantissimo. Questi 2 fregi cordone secondo me stanno veramente bene, l'hanno veramente sistemato, messo al suo posto e secondo me andrà in una bella casa, in una bella famiglia che lo coccolerà un casino. Speriamo. Devi dire qualcosa? No, lo trovo molto, molto bello e i fregi effettivamente sembrano nati lì. Hai visto? Sì. Abbiamo finito i consigli? Sì. L'arredamento perfetto per questo mobile è una casa o country o di campagna o anche molto moderna dove lui secondo me smorza. Camera dei bambini, ingresso, anche cucina per le padelle, vero? Quindi mettetelo dove volete. Magic Paint si trova dai rivenditori autorizzati sul sito magicpaint.it suddivisi per regione. Quindi cercate quello che vi piace di più. Oppure Sul sito elisirom.com. Elisir Home come casa.com e no, Amazon. mai